fronte al tema scelto per esplicitare il nostro impegno politico di quest'anno, non ho potuto non ricordare la mia esperienza politica negli anni 90 nel Parlamento italiano, nata nel contesto della mia esperienza nel carisma dell'Unità. Da 7 anni esercitavo la professione di medico e poi di pediatra. Ero sposata e con mio marito eravamo immersi nella splendida, totalizzante esperienza di crescere 3 figli. Con molti altri giovani eravamo impegnati sul fronte della vita sociale e dell'emarginazione della nostra città. Ero immersa quindi nel senso più letterale nella dimensione della cura in termini sanitari, culturali e sociali. A quel punto entrai in Parlamento ad occuparmi in altro modo, più strettamente politico e istituzionale del bene comune. Ci arrivai quindi con un bagaglio preciso di conoscenza non strettamente politiche, secondo tanti, ma io intuivo che potevano avere una potenzialità interessante dentro l'agenda della gestione di uno Stato. La dimensione familiare così costantemente presente mi aiutò a non staccarmi mai dalla realtà della cura personale, per entrare in una dimensione di superpoteri staccata dalla realtà, e il dover adattare il mio linguaggio nello stesso tempo al racconto delle favole e ad un discorso in aula mi aiutò a non accettare mai il codice delle élite del palazzo. La dimensione sociale, che da sempre costituiva per me una necessaria dimensione realizzativa, divenne un patto stretto e mai abbandonato con un gruppo di cittadini che mi aiutavano con la loro critica puntuale e informata ad essere espressione di un patto democratico sempre rinnovato e sostanziato di qualità democratica e programmatica. Con le 2 ragazze con cui costruimmo l'ufficio parlamentare ci mettemmo a studiare e a cercare in Italia e all'estero esperienze varie e scoprimmo che curare in politica poteva assumere 1000 volti e tradursi in decise scelte politiche e scopersi, come dice molto bene Annalisa Marinelli nel suo libro La città della cura, che l'intelligenza domestica era una parola politica. Insomma, in fin dei conti, scoprii che fare politica voleva dire ugualmente amare. L'amore, che era stato faro della dimensione personale e sociale, aveva anche un'altra dimensione. Anche agire in politica era una questione d'amore. L'amore politico come un amore che mantiene le stesse caratteristiche dell'amore personale. Sono implicati mente e intelligenza, cuore e sentimenti, fantasie, muscoli, concretezza. Deve farsi capace di mantenere le dimensioni dell'attenzione alla persona e la costruzione del bene comune, sapendo che tutti e ciascuno portano in sé un disegno e una grandezza di vocazione. E nella reciprocità di queste 2 dimensioni possono scaturire iniziative politiche adeguate. La cura diventa allora ispiratrice. Qualche esempio concreto? Trattare le politiche sociali non come un centro di costo, ma come un investimento, generativo a tutti gli effetti. Occuparsi di chi è in difficoltà diventa la misura più adeguata per costruire una società inclusiva e fonte di benessere per tutti. In urbanistica vuol dire, per esempio, rammendare riusando il già costruito, invece che cementificare. Anche la politica estera assume una dimensione molto diversa. Sollecitata dalla vicinanza dei miei bambini, con cui ogni mezzogiorno pregavamo per la pace, studiai a lungo la situazione prima di votare nel 92 per la prima guerra nel Golfo e mi accorsi dell'imbroglio mediatico che veniva servito. Votai no, andando contro le indicazioni di partito, e ancora oggi ne sono fiera. Mi ha colpito come Papa Francesco, parlando ai cittadini romani l'anno scorso, ha definito il lavoro che spetta ad ognuno dentro la città essere artigiano di fraternità e di solidarietà. Mi sembra una delle più belle espressioni
per raccontare cosa sia l'impegno politico, che sia di un cittadino o di un amministratore. Cercando il significato di artigiano ho trovato questa spiegazione che mi sembra ci aiuti a capire di cosa si tratta la politica di cura. Chi esercita un'attività, anche artistica, e non è fuori luogo anche per noi parlare di impegno alla bellezza occupandosi di politica. Quindi l'artigiano che esercita un'attività anche artistica per la produzione o riparazione di beni tramite il lavoro manuale proprio, senza lavorazione in serie, svolta generalmente in una bottega. Una dimensione di impegno quotidiano, coinvolgente, che ha presente sempre, dall'inizio del lavoro alla fine, il destinatario dell'opera. Ma dove si fonda l'origine di una politica così concepita e, a dire il vero, spesso così lontana dalla realtà? Negli anni 60, negli Stati Uniti, uno studente chiese alla sua professoressa di antropologia quale riteneva fosse il primo segno della civiltà umana. L'antropologa non parlò di ami, di pentole di terracotta, di macine di pietre, ma di un femore rotto e poi guarito. Spiegò che nel branco, se ti rompi una gamba, muori. Nessuno nel branco sopravvive a una gamba rotta. Sopravvive abbastanza a lungo perché l'osso guarisca. Un uomo col femore rotto, guarito, è la prova che qualcuno si è preso cura di lui, ha cacciato per lui, si è preso il tempo di stare con lui, lo ha portato in un luogo sicuro, lo ha aiutato a riprendersi. Aiutare qualcun altro nelle difficoltà è il punto preciso in cui la civiltà, la società umana inizia, concluse l'antropologa. Allora, la società umana si distingue dal branco che caccia con l'altro perché caccia anche per l'altro. È quella cura che fa la differenza. Allora la vera natura della politica, l'arte del darsi e gestire le regole della convivenza, è se stessa, se rispetta questa natura della reciprocità. Certo, la tentazione della società umana è quella di tornare spesso alle regole del branco. È una tentazione spesso dietro l'angolo, sia in termini personali che di popolo. Allora anche la regressione politica è assicurata. Vedi guerre, vendette, schiavitù più o meno legalizzate, ma a noi dare una decisa svolta di verità al significato della politica, crescere e continuamente ritornare a quel per. Ma come fare? Vorrei approfondire qui quello che mi sembra il primo passo. Il primo passo è la formazione e quest'anno è proprio propizio per questo. La formazione perché la politica sia sempre più un argine alla tentazione di tornare alle regole del branco, dove la cura dell'altro non è una priorità. Ci vuole formazione per produrre un vivaio democratico di cittadini che sappiano coniugare i verbi della democrazia, di funzionari che si prendano cura del rapporto fra le istituzioni e la società, di diplomatici capaci di lavorare per la propria patria dentro il destino comune di tutti i popoli, di legislatori, di amministratori che abbiano il coraggio delle vere priorità. Un aspetto fra i tanti che si potrebbero affrontare come i contenuti, i laboratori, una formazione comunitaria, vorrei parlare della formazione spirituale. Un giorno ho sentito dire dagli argentini che non si fa politica senza una mistica. La Pira, un grande sindaco di Firenze del secolo scorso, affermava che senza una Gerusalemme in testa non si può governare una città. Senza un orizzonte ampio che veda al di là delle difficoltà quotidiane e che abbia dei punti cardini. Se non c'è questo,
la politica si riduce ad un misero, quando va bene, affondare nella quotidianità. La vera domanda da rispondere oggi, in questa crisi politico-democratica, in questo momento di cambiamento d'epoca, non è tanto che cosa fare. Tra il resto, abbiamo sperimentato proprio in questi tempi di Covid che le agende del cosa fare possono essere rivoluzionate e così possiamo ritrovarci in pochi giorni con le priorità completamente ribaltate. Il vero problema allora è il saper affrontare il come fare politica, il come governare, il come distinguere le priorità. Questo sarà sicuramente un passo necessario, ma vorrei concludere fermandomi sulla parola osare. Questa, dicevamo prima, e ormai tutti ne siamo coscienti, è un'epoca di cambiamenti. Ma non è sufficiente dire così, è un cambiamento d'epoca. Non basta una stagione di riforme dentro le istituzioni, ma sì, anche quello sarà necessario, certo, ma ciò che decisamente occorre è darsi delle nuove regole, degli strumenti non convenzionali, usare parole e azioni dirompenti. Se c'è un disegno, una vocazione su ogni uomo, su ogni donna, le nostre comunità, le nostre città, i nostri popoli custodiscono e possono rivelare una storia e una vocazione. Non sono una semplice somma di tanti individui, non sono l'intrecciarsi caotico di percorsi casuali, ma la composizione e la ricomposizione della famiglia umana. Allora, nelle nostre città, nei nostri popoli, si intravede un disegno che ha già una storia con profonde radici nel passato, prende vigore nel presente, ma chiede soprattutto di esprimere le sue potenzialità nel futuro. Allora, ogni comunità evidenzia la sua diversità e con questo sguardo politico di cura, ogni comunità si rivelerà per quello che è, un tassello necessario e insostituibile alla composizione della famiglia umana. Però ci vuole il coraggio di abbandonare come chiavi di lettura e di progettazione la stretta visuale del proprio angolo di mondo, della propria parte politica, per riconoscere e assumere come soggetto politico la famiglia umana. In altre parole, sul piano della nostra quotidianità, se ogni uomo è mio fratello, se ogni donna è mia sorella, allora il progetto di vita della mia sorella e del mio fratello è il mio. La sua aspettativa di vita è la mia. Il bilancio del mio comune, quello della mia nazione, si struttura e si relativizza sulla condizione dell'altro popolo. Chiara Lubich ha una definizione, secondo me, straordinaria di che cos'è una politica di questo tipo e l'ha data nel suo ultimo discorso politico a Londra, alla Camera dei Deputati. E descrive così una politica capace di questa impresa. Leggo: un giorno mi sembrò di comprendere che cosa volesse dire la politica come amore. Se dessimo un colore ad ogni attività umana, all'economia, alla sanità, alla comunicazione, all'arte, al lavoro culturale, all'amministrazione della giustizia, la politica non avrebbe un colore, sarebbe lo sfondo, il nero, che fa risaltare tutti gli altri colori. Per questo la politica deve ricercare un rapporto continuo con ogni altro ambito di vita, per porre in questo modo le condizioni affinché la società stessa, con tutte le sue espressioni, possa realizzare fino in fondo il suo disegno. È chiaro che in questa continua attenzione al dialogo, la politica ha il dovere di riservare a sé alcuni specifici spazi, dare le priorità in un programma equo,
fare degli ultimi i soggetti privilegiati, ricercare sempre e comunque la partecipazione, che vuol dire dialogo, mediazione, responsabilità e concretezza. A noi la sfida. Tra le varie analisi e gli studi che sono stati pubblicati in questa crisi pandemica, ce n'è uno uscito di recente che mi ha particolarmente colpito e che si chiama il virus sovrano, cioè del fatto che il Covid-19 si è installato a forza al centro della riflessione politica e delle stesse politiche pubbliche. In effetti il coronavirus ha prodotto un effetto diretto e incisivo sulla politica, che in qualche modo è stata esposta alla sua struttura di base, sui fondamenti stessi dell'agire politico ed anche della legittimazione politica. La politica, ovviamente con le dovute eccezioni delle strumentalizzazioni e delle agende partitiche, ha smesso almeno per un breve periodo di trattare delle questioni periferiche, delle questioni procedurali, delle questioni anche di tattica, per rivolgere la sua attenzione a questioni veramente strategiche e non nel senso vago delle relazioni internazionali e della geopolitica. Abbiamo per esempio scoperto che la politica, anzi direi riscoperto, la politica, ogni politica ha nel suo centro un argomento che riguarda direttamente tutti. La pandemia ha fatto venir meno ogni mediazione formale tra la politica e la vita, perché ha esposto la vita stessa nella sua semplice realtà biologica dinanzi alle scelte politiche. E in effetti in questa crisi è parso di un'evidenza lampante che la politica, alla fine, è sempre biopolitica, perché può fare la differenza tra la vita e la morte, tra la salute e la malattia. Ma questo non è più una novità, almeno da alcuni decenni, dalla cosiddetta guerra del e contro il terrorismo, alle migrazioni di massa, alle politiche demografiche, le misure di sicurezza che talvolta sono state estese in modo illimitato in termini di legislazioni di emergenza. Insomma, non c'è un fenomeno di rilievo politico internazionale, senza menzionare per esempio le armi nucleari, che non sia legato direttamente o indirettamente alla vita, all'esistenza e alla sopravvivenza, alla sicurezza degli esseri umani. Ora però c'è una differenza, perché la pandemia colpisce l'umanità in quanto tale, come comunità planetaria, che è stata resa tale dal contagio e dalla sua incombenza, cioè dal rischio di essere contagiati. Ora, i sovranisti ci vedono la prova che la globalizzazione è pericolosa e che bisogna tornare al controllo delle frontiere e ridurre le esposizioni internazionali. In realtà si potrebbe controargomentare che proprio questo tipo di minacce transnazionali alla sicurezza nazionale dimostrano che la sovranità nazionale non è sufficiente ed è forse diventata inadeguata ad affrontare le sfide globali e che solo la condivisione politica, che è, badate bene, una cosa ben diversa dalla cooperazione internazionale, quindi la condivisione politica, può permetterci di superare queste enormi criticità. Ora, se io dovessi riassumere in due parole chiave le sfide poste alla politica internazionale, potrei dire che le strutture rigide della governance e della politica statuale non riescono più a gestire i crescenti e sempre più interconnessi flussi di informazioni, risorse, finanza, persone. Le conseguenze di questa condizione planetaria ormai sono profonde e dovrebbero indurre a riformulare i fondamenti e i processi della vita politica a livello locale, nazionale, internazionale, transnazionale. Sul piano della politica globale assistiamo ad una vera e propria battaglia delle narrazioni, come abbiamo visto in questi mesi, in un contesto di accresciuta
rivalità tra gli stati e soprattutto tra le potenze globali. Alcuni analisti un po' disinvolti hanno fatto una crasi tra geopolitica e pandemia e hanno introdotto il concetto di competizione geopandemica per rappresentare l'idea dello sfruttamento politico di questo morbo che pure c'è stato in alcune circostanze. Ora può darsi, e ci speriamo e lavoriamo per questo, che ci siano davanti a noi delle trasformazioni radicali. Un politologo ha scritto che potremmo trovarci di fronte a 3 scenari molto diversi, e egli si riferisce alla storia e parla dello scenario della restaurazione, cioè il ritorno con qualche piccola modifica alla situazione pre-pandemica, con il dominio ad esempio della finanza globale e delle potenze economicamente e militarmente più forti. Il secondo scenario, che egli chiama la fine dell'impero romano d'Occidente, cioè la fine dell'egemonia euroamericana e un nuovo ruolo della Cina e di altri paesi emergenti in un mondo sempre più frammentato però. Oppure, infine, il Rinascimento, cioè una nuova civilizzazione più centrata sull'uomo, sui bisogni, sulle politiche pubbliche intese come politiche sociali in senso lato e quindi politiche fondate sulla cura. È proprio quest'ultimo uno scenario che immagina una ricostruzione che parte dalla presa d'atto della vulnerabilità umana, dal riconoscimento della sua centralità e ineluttabilità e cominci a sostituire l'interdipendenza delle cose con l'interdipendenza degli esseri umani. E qui compare proprio quest'idea della vulnerabilità, che è un concetto legato agli eventi e che accanto alla fragilità è invece una situazione più strutturale, rappresenta una condizione sempre più condivisa a livello internazionale, indipendentemente, guardate, dal potere relativo degli stati a livello globale. A me pare che nessuno dei grandi antagonisti della politica mondiale si renda pienamente conto che un approccio alla politica internazionale fondato prevalentemente sulla potenza e talvolta sulla prepotenza non solo non è in grado di rispondere ai vari cigni neri, cioè agli eventi imprevisti e spesso del tutto imprevedibili che fanno di tanto in tanto la loro irruzione sulla scena mondiale, ma addirittura complica la possibilità di fronteggiare tali criticità, non fosse altro per la semplice ragione che quegli investimenti o degli sperperi fatti nell'illusione securitaria finiscono per sottrarre risorse preziose alle politiche di prevenzione. Mi riferisco in particolare alla spesa militare mondiale, che si mantiene su livelli elevatissimi. Secondo il SIPRI, il centro specializzato di Stoccolma, ha raggiunto la spesa militare nel 2019 i 1.917 miliardi di dollari, con un aumento del 3,6% rispetto al 2018, rappresentando l'incremento annuale più elevato di un intero decennio, cioè dal 2010. Paradossalmente poi questo aumento della spesa militare avviene quando appare evidente che nessun paese, per quanto militarmente ed economicamente superpotente, riesce veramente ad evitare questo tipo di situazioni drammatiche che colpiscono direttamente la popolazione, delle vere e proprie armi letali totalmente fuori dal controllo di ogni regime politico. E qui vorrei fare un esempio emblematico, il caso della portaerei statunitense Theodore Roosevelt, una delle più impressionanti macchine da guerra americano, il cui equipaggio, dopo una sosta in Vietnam, ha cominciato ad ammalarsi di coronavirus nell'ultima settimana di marzo del 2020. Una portaerei può combattere e vincere una battaglia navale ed aerea, ma non può nulla contro un microorganismo invisibile come il Covid-19, capace di mettere in difficoltà la potentissima Marina americana. Il segretario generale delle Nazioni Unite,
Antonio Guterres il 23 marzo scorso ha dovuto lanciare un appello disperato per un immediato cessate il fuoco globale in tutti gli angoli del mondo, chiedendo di fermare i conflitti armati e di concentrarsi tutti invece sulla vera battaglia delle nostre vite. Sono colpiti in questi casi i paesi più esposti e meno attrezzati, specialmente quelli in guerra, dove i sistemi sanitari hanno collassato e il personale sanitario è stato esso stesso preso di mira. I rifugiati e gli sfollati a causa di conflitti sono doppiamente vulnerabili. La furia del virus, diceva giustamente Guterres, illustra la follia della guerra e direi anche, aggiungerei, l'incongruenza della continuazione in queste nuove condizioni delle sanzioni internazionali verso paesi già in gravi difficoltà. Ora, la verità è che le relazioni internazionali devono subire una mutazione genetica. Non bastano le mitigazioni o gli adattamenti, come si dice per le politiche climatiche. Bisogna prendere atto che quando si parla di famiglia umana universale non si tratta di un gergo per anime belle, ma di una sfida esistenziale per l'umanità. Il cambio di paradigma è quello che mette in soffitta l'idea di egemonia, con tutti i suoi orpelli legati al predominio economico e militare, e rende invece centrale l'idea della politica come cura, del prendersi cura del mondo più che dominarlo. La pandemia rende evidente, come abbiamo visto, l'estrema vulnerabilità e fragilità di tutti i sistemi, indipendentemente dalla quota di potere che essi detengono sulla scena mondiale. Ma forse il sistema più importante per noi è questo pianeta su cui viviamo. Non c'è ovviamente alcuna prova di un rapporto di causazione diretto tra sconvolgimenti ambientali e esplosione della pandemia del coronavirus, ma è difficile escludere che in generale tra questo fenomeno e il caos climatico esista un rapporto quantomeno di correlazione. Alcuni studi ipotizzano l'esistenza di un rapporto diretto, però è tutto da confermare scientificamente, tra inquinamento atmosferico e diffusione del Covid-19. Ma ad ogni modo non è nostro compito entrare in una discussione scientifica, però sì possiamo osservare che la crisi della pandemia si è manifestata nel bel mezzo di un dibattito molto acceso e molto polarizzato sul cambiamento climatico, che io preferisco chiamare col suo vero nome, cioè il caos climatico. Ora, negli scorsi decenni la riflessione politica ha consentito, meritatamente, di passare dall'idea di politica internazionale come semplice relazioni tra stati o addirittura tra governi, il cosiddetto intergovernativismo, al concetto di politica mondiale, che è stato creato per tener conto di molti altri attori protagonisti sulla scena mondiale, come le organizzazioni internazionali e quelle della società civile transnazionale. Oggi però anche questa evoluzione non è più sufficiente. La stessa idea, come abbiamo visto, di globalizzazione è un po' superata. Oggi abbiamo questioni addirittura più ampie. Siamo dinanzi ad una planetarizzazione delle questioni politiche. Innanzitutto in senso fisico è il sistema società-terra nel suo insieme a dover essere considerato come il vero spazio della politica. Una politica che non è più solo internazionale, come abbiamo detto, non è più neanche solo mondiale, è planetaria. Il mutamento degli equilibri fondamentali del pianeta su cui viviamo rappresenta una potenziale destabilizzazione globale nelle varie declinazioni della sicurezza nazionale, la sicurezza umana e la sicurezza ecologica in senso ampio, che include ad esempio la sicurezza alimentare e la sicurezza idrica, oltre alla sicurezza e alla biodiversità.
Una politica internazionale sostenibile, al contrario, è un contesto di relazioni internazionali mature, condotte secondo i principi appunto di cura, di responsabilità, di consenso, di giustizia. Un luogo di incontri, di conversazione e di dialogo per il bene comune e per la protezione e la promozione dei beni pubblici e dei beni comuni globali. Pensiamo al vaccino, quando sarà trovato, dovrà diventare un bene comune globale. La costante attenzione in questo nuovo clima di relazioni internazionali sostenibili ad armonizzare degli argomenti che vengono dall'esperienza con degli imperativi etici. In inglese ci sono due diverse espressioni per declinare il contenuto semantico duale della parola cura in italiano. Il primo è to cure, curare nel senso prevalentemente medico, e to care, curarsi di qualcosa o di qualcuno, prendersi cura, noi diciamo. Ora è evidente che le due cose devono stare insieme, ma il prendersi cura è una condizione indispensabile anche per curare. A volte noi riusciamo a prenderci cura di qualcosa, di qualche situazione, anche al di là della dimensione politica, senza tuttavia riuscire a curare, e ci sembra di fallire. Ma questo è il senso del limite che dobbiamo sempre avere, specie nell'azione politica a tutti i livelli. Una politica quindi che deve improntarsi molto di più all'umiltà e all'idea del servizio. La migliore risposta alle crisi deve essere data prima che esse sorgano, nella normalità, direi, anzi nella quotidianità delle scelte di politica economica e nei bilanci pubblici. Io non sono un economista, ma secondo me i bilanci statali, le leggi finanziarie e documenti simili non sono affatto appunto dei documenti meramente contabili, ma documenti etici che mostrano la direzione di marcia di una società e le sue scelte fondamentali. Per anni, per esempio, le politiche sanitarie sono state qualificate come delle politiche assistenziali e dissipative, mentre scopriamo che sono la precondizione anche per lo sviluppo economico e per il benessere di tutti. Si è molto parlato quindi di questa capacità di previsione. Io credo invece che sia necessaria quello che possiamo chiamare una preparazione trasformativa per affrontare in maniera sistemica e sistematica i problemi nazionali che trovano ormai quasi nella loro totalità la fonte in questioni mondiali. Come osservava un grande sociologo, Ulrich Beck, chi promuove la giustizia sociale non deve temere un assalto alle casse nazionali dell'assistenza sociale. Chi si batte con energia contro i problemi ecologici potrà risparmiare sui costi delle cure mediche. Chi attua una regolazione dei rischi della tecnica non sarà più costretto a correre dietro agli sviluppi tecnologici con una politica e una ricerca che intervengono a costi elevatissimi per rimediare a un danno già compiuto. Chi obbliga la scienza a riconoscere per tempo le proprie conseguenze non sarà costretto a pagare indennizzi una volta che queste conseguenze ci abbiano colpito. Come giustamente suggerisce il senso comune, prevenire è sempre meglio che curare, ma prendersi cura significa in molte circostanze esattamente prevenire. Dunque la cura non è una dimensione aggiuntiva o opzionale della politica, ne è il cuore e l'essenza. La politica come cura consente ai progetti personali, comunitari, sociali, nazionali ed internazionali di svilupparsi e di fiorire. La politica, in definitiva, non può essere compresa davvero senza questa dimensione di sollecitudine, di attenzione, di servizio efficace e accorto, di sostegno e di compartecipazione.